Bene ragazzi, allora vediamo come configurare un PLC dell'Omron e quali sono le sue aree di memoria, quindi le variabili che potete definirci all'interno. Una volta aperto il progetto potete schiacciare su File, una volta aperto il CX Programmer su File, Nuovo progetto, mettete il nome del vostro CPU e poi dopo cercate la vostra tipologia di CPU che avete nel progetto. In questo caso io selezionerò una CJ2M. Dopodiché in impostazioni gli potete definire il tipo di CPU, quindi ad esempio io metterò la 33, ok? E dopodiché gli potete definire se vi collegherete in Ethernet o in USB. Io in questo momento apro un progetto che ho già, che ho preparato. Una volta inserito all'interno, la configurazione hardware la potete, diciamo così, finire, completare, cliccando su configurazione tabella IO e modulo. Dopodiché in rack principale potrete inserire i vostri, diciamo, moduli aggiuntivi. In questo caso ad esempio io ho aggiunto una scheda di input, una scheda di output. Come fate? Cliccate 2 volte sullo slot libero, IO di base e inserite quello che vi serve. Dopodiché dovete notare che qui di fianco vi mette questi numerini, in questo caso 00, 01, 02 e poi dopo continuerebbe se voi iniziate ad aggiungere altri moduli. Questi numerini qui sono molto importanti perché vi sta dicendo che tutto ciò che è un input in questo momento verrà memorizzato nell'area 00 e gli output nell'area 01. Infatti quando andrete a creare le vostre variabili, in questo caso io le ho già create come vedete, se dovete crearle basta schiacciare su inserisci nuovo simbolo. In questo caso ad esempio io ho fatto tutti i miei input, quindi input 1, booleano, tipo di indirizzo basta che scrivete 0.0. Perché 0.0? Perché l'indirizzo sarà lo 0, ma il bit sarà in questo caso lo 0. Quindi indirizzo 0, bit 0 dell'indirizzo 0. E cosa vorrà dire? Che voi avrete, se andiamo a vedere, l'input 1 che è nello 0.0, l'input 2 che è nello 0.1, l'input 3 nello 0.2 fino, dato che ho messo una scheda da 16, da 0.0 fino allo 0.15. Questo qui perché? Perché un indirizzo di Omron, quindi in questo caso l'indirizzo 0, è formato da 16 bit. Questo vuol dire che se avete un cassetto e lo aprite, all'interno ci sono di questo cassetto 16 piccoli scomparti. E in questo caso questi piccoli 16 scomparti sono quello che viene dopo il punto. Quindi io apro il cassetto 0 e all'interno del cassetto 0 c'è lo scomparto 0, 1, 2, 3 fino al 16. Stessa cosa per gli output. Come vedete ho l'output 1 che è nel cassetto 1 spazio 0 del cassetto 1 fino al cassetto 1 spazio 15 di quel cassetto. E come vedete nell'utilizzo vi mette già che sono degli input e questi qui sono degli output. Nel caso creaste una nuova variabile, inserisci simbolo, metto caso che sia spare e gli metto l'indirizzo 2.0, vedrete che mi diventerà come area di memoria il lavoro, perché non è definito come input o output l'area 2. Dopodiché avrete come aree molto importanti la A, area di memoria A, che sono tutti i bit di sistema della Omron, come potete vedere, first cycle, step e così via. E le aree di memoria a vostra disposizione, oltre diciamo all'area di lavoro normale, quindi senza lettera davanti, sono la D, solitamente numeri interi, numeri reali, quindi per crearla basterà fare inserisci simbolo, prova intero, andrete a mettere il tipo di dato, in questo caso un intero, e poi gli mettete D1 e vedrete che ve la crea come D1. Stessa cosa potete farlo per, diciamo così, le variabili che possono essere ritentive, quindi variabili che rimangono salvate in caso di spegnimento, e queste qui sono aree di memoria H, quindi tutto ciò che verrete definito come indirizzo H verrà salvato sul PLC e alla prossima accensione rimarrà acceso, e l'area di memoria W, che potete creare anche dei bool, se volete, W.0, come vedete me lo crea, e sono aree di memoria non retentive date al programmatore.